sera è lunga, il locale brucia, luce al neon, musica ci hanno. Ciao a tutti ragazzi, da Stefano e da Alessandro. Allora, sono finalmente arrivate le lampade che stavamo aspettando e sono finite anche le vacanze, quindi vi faccio vedere il montaggio che abbiamo effettuato di una delle due lampade che ci basta e ci avanza. Però se volete montarle tutte e due non è una cosa difficilissima. Allora, intanto vi dico subito che le lampade sono fornite di un cavo molto lungo e questo connettore dovete comprarlo a parte per non tagliare nessun tipo di filo e ripristinare l'impianto elettrico così com'era. La montiamo al lato posteriore destro, quindi andiamo a perdere anche il pendiabiti. Ci sono due tappini che vanno aperti e all'interno c'è una vita Torx che dobbiamo svitare. Il buio è già tornato. Ed ecco qua come viene. Il cavo lo dovete mettere dietro questa mascherina nera e poi rimontate anche la maniglia. Come potete vedere l'appendiabiti dà fastidio, quindi va davanti alla lampada e dovrà essere tagliato. Vi faccio vedere subito la parte che va tagliata, è questa riga qua, basta che seguite quella riga alla parte esterna e rimarrà tutto nascosto, quindi il taglio non si vedrà in nessun modo. Questo è il pezzo tagliato e adesso vi faccio vedere come va a finire la maniglia. Intanto possiamo limarla un pochino in modo da non lasciare rimasugli ed ecco qua che non si vede nulla. La lampada è fatta apposta per la BYD Dolphin, quindi non è per la nostra macchina. Dovremmo andare a tagliare questi connettori che vedete e lasciare soltanto il cavo rosso e nero e il cavo bianco. E il cavo rosso e nero sono il più e meno e faranno funzionare questo pulsante touchscreen, mentre invece il cavo bianco è per le portiere. La cosa più difficile in assoluto di questa procedura è proprio l'estrazione della mascherina della plafoniera. Ragazzi, è veramente dura e difficile da togliere e quando voi riuscirete a toglierla, noi ci abbiamo perso molto tempo anche la prima volta e anche la seconda volta, anche con tutto che alcuni supporti erano stati leggermente rotti, non del tutto però, niente, non si stacca, è durissima, una cosa assurda. Infatti vi faccio vedere che dopo vari minuti, 10 minuti buoni che abbiamo insistito per staccarla, vi faccio vedere come sono fatti i ganci. E alcuni ganci già si erano rotti l'altra volta, eccolo qua, questo per esempio è rotto, vedete? Però vi posso assicurare che una volta agganciata non si sgancia più. Invece per quanto riguarda il faretto, dovete fare leva di lato, più precisamente dove sono i ganci. Andatevi a vedere anche l'altro video che avevo fatto in precedenza, sempre sulla plafoniera. Basta che scrivete su Facebook plafoniera e riuscirete a trovarlo. Vedete i ganci dove sono? Adesso ve li faccio vedere, sono 3. Ve li faccio vedere anche sulla lampada, eccolo qua, destra, sinistra e quello centrale. Con i due connettori maschio e femmina che abbiamo preso, scolleghiamo il faretto, andremo a collegarci la femmina, ricaviamo il cavo da collegare anche la terza lampada in parallelo con questo faretto. Il faretto funziona così, a 3 fili, un cavo rosso e giallo che sarebbe il positivo, il nero e il rosa che sto adesso provando sono il pulsante. Non fatevi imbrogliare da nessun colore che esce dal connettore, perché il connettore principale che dovete fare riferimento è il cavo che esce da sopra la plafoniera, ovvero il cavo rosso e giallo che sarebbe il cavo positivo, il cavo nero che è il negativo e il cavo rosa è il pulsante. Abbiamo voluto collegare la nuova plafoniera in parallelo alla lampada di sinistra, quindi abbiamo messo il cavo positivo al cavo rosso giallo che sarebbe il positivo all'uscita della plafoniera, mentre invece
il cavo bianco della nuova plafoniera al cavo nero, che sarebbe il negativo. Per farvi capire meglio, ecco lo schema. Con questo collegamento, quando aprite le portiere, si accenderanno tutte le luci, comprese quella dietro. Per accendere soltanto quella dietro non lo potrete fare, ma dovrete per forza accendere il faretto anteriore sinistro, e allora si accenderà anche quella dietro. Forse c'è un'altra eventualità, ma non ho provato e non mi assumo responsabilità se poi succede qualcosa, quindi fate un po' voi. Con quest'altro schema dovrete collegare il positivo e il negativo prendendo corrente dalla fusibiliera della macchina, magari dal fusibile che alimenta proprio le luci, ed il cavo bianco della plafoniera al negativo, così in modo che quando apriamo le portiere si accenderanno tutte le luci insieme, ma potremmo andare a accendere e spegnere la luce direttamente dal touch della lampada. Ma vi ripeto, questo non è una cosa che ho testato, quindi con cautela. Con questo cavo, che funziona da pilota, faremo passare il cavo lungo tutta questa parte. Abbiamo sganciato appena il montante per far passare dietro il cavo, ovviamente dietro l'airbag, si stacca la guarnizione, si fa passare qui dietro fino ad arrivare a questo foro. Dobbiamo anche allentare, svitando questa vite e qui dietro questo tappino, il montante centrale, così che possiamo allentare la tensione che fa e quindi passare dietro. Il cavo è veramente piccolo, quindi ci passa abbastanza bene, e purtroppo mi sono dimenticato, prima di richiudere la maniglia già montata, di farvi vedere dove passava il cavo, ma vi ho detto che dovete passare nel primo foro, quindi non darà fastidio. E questo è l'effetto finale del montaggio della maniglia. Rimane tutto funzionante e praticamente eccolo là, c'è solo quella col fondo nero che mia moglie quando è entrata dentro neanche se n'è accorta, quindi è una cosa che non si nota. Poi magari se lo fate su tutte e due le maniglie sembra proprio fatta apposta. Adesso il collegamento davanti, quindi non dovete tagliare nulla, quindi è soltanto un bypass fatto tramite questi connettori che abbiamo comprato. Quindi ci mettiamo la femmina e ricaviamo l'uscita per il faretto originale, ed eccolo qua. Come ho già detto, quando accendiamo la luce anteriore sinistra si accenderà anche quella posteriore, perché stanno in parallelo. Adesso richiudiamo tutto quanto e vediamo l'effetto finito. Facciamo subito una prova ad aprire la portiera e si accende tutto quanto. Andiamo dall'altra parte, accendiamo soltanto un attimo, montiamo in macchina prima di tutto. Ok, accendiamo solo il faretto sinistro e si accende anche quello dietro. Attendiamo la sera e vediamo anche se fa luce di sera, ed ecco là che abbiamo finalmente la luce dietro. Grazie a tutti e ringrazio ancora una volta Alessandro. Questi vanno tagliati con le forbici, comunque va allargato perché altrimenti non funziona, non corrisponde bene con la maniglia della macchina. Anche da questo lato vanno tagliati questi cosi di plastica, tanto se guardate bene sono già diciamo pretagliati. Noi non serve farlo preciso, anzi io ho lasciato un pochino, comunque vanno un po' allargati. Invece il cavo che arriva lo fate entrare o dal foro destra o sinistra, fate un po' voi, è uguale, e una volta che entrate dentro lo connettete così e lo lasciate così dietro praticamente alla plafoniera. Quando voi andrete ad avvitarla non si vede nulla. La finestra è un tormento, cerco l'equilibrio, cerco la mia